Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni si librano sopra Fumarola, Pisciarelli e cratere Solfatara, non stiamo semplicemente girando immagini suggestive. Stiamo leggendo in tempo reale il battito geodinamico di una caldera viva, i Campi Flegrei. Qui sotto i vostri occhi la Terra non è immobile, non è tranquilla, non è pacificata. Pulsa, si deforma e degassa, come un gigante che non dorme mai. Quel che vediamo oggi non è un semplice fenomeno locale, ma un meccanismo complesso, stratificato, che richiede attenzione e comprensione continua. Ieri, 17 febbraio, la Terra ha tremato nuovamente nell'area flegrea, con due scosse chiaramente avvertite dalla popolazione, registrate intorno alle 23:15 locali a Pozzuoli e nei quartieri occidentali di Napoli. La prima di magnitudo 2,8 e una seconda di 2,5, senza danni, ma percepite distintamente dalle persone all'esterno delle abitazioni. Questo ritorno di attività sismica, dopo settimane di relativa calma nei valori più forti, conferma che lo sciame non si è fermato. La caldera continua a rilasciare energia con piccoli tremori che possono crescere in frequenza e intensità. Non siamo di fronte a una serie di scosse isolate, ma all'attivazione persistente di un sistema in tensione. Gli esperti dell'INGU e altri istituti sottolineano che questo tipo di attività, insieme al fenomeno noto come bradisismo, ovvero l'innalzamento e l'abbassamento del suolo dovuto alla pressione di fluidi e gas nel sottosuolo, è un processo conosciuto ma tutt'altro che banale. Dalle analisi degli ultimi anni emerge che la caldera dei Campi Flegrei è in una fase di deformazione continua da oltre 2 decenni, con sollevamenti cumulativi misurati in decine di centimetri e migliaia di terremoti registrati, la maggior parte dei quali troppo deboli per essere avvertiti. Proprio questo incessante sollevamento del suolo e le continue emissioni di gas sono all'origine della sismicità superficiale e delle forti pressioni che oggi documentiamo con le nostre strumentazioni. I dati recenti mostrano come il fenomeno del bradisismo non sia un mero dettaglio geologico, ma la chiave di lettura di questi eventi. Solleva la crosta, la frattura e genera scosse. In questo contesto, ieri purtroppo non abbiamo potuto alzare i nostri droni a causa dei forti venti, che avrebbero compromesso sicurezza e qualità delle riprese. Oggi invece siamo tornati in volo e abbiamo monitorato l'intera area con tutte le nostre strumentazioni. Prima tappa, Fumarola Pisciarelli. La fumarola principale è in pienissima attività, con un degassamento robustissimo e una pressione interna molto evidente. Le immagini e i dati termici parlano chiaro. Abbiamo misurato una temperatura di 104,6 gradi Celsius alla bocca di Pisciarelli e l'intera area circostante registra valori elevati che continuano a restare in aumento, un trend confermato anche dai grafici di monitoraggio che confrontiamo quotidianamente con quelli ufficiali dell'INGV. Passando al cratere Solfatara, la situazione non migliora. Qui la fumarola della Bocca Grande è in fortissima attività di degassamento, con pressione che si vede anche a occhio nudo dalle immagini dei nostri droni. La temperatura registrata oggi è di 183,5 gradi Celsius nella Bocca Grande, un valore estremamente significativo e indicativo di una quantità enorme di gas e di energia termica in movimento sotto la superficie. Alcuni rapporti istituzionali recenti mostrano che, sebbene il tasso di sollevamento del suolo sia leggermente diminuito rispetto a un valore precedente di circa 15 mm al mese, non significa affatto che il fenomeno sia finito o che scosse di entità significativa non possano ancora verificarsi. Fino a quando il suolo continua ad innalzarsi, gli scienziati ribadiscono che dobbiamo aspettarci ulteriori eventi sismici, anche importanti. I meccanismi che governano questa deformazione sono complessi e non si fermano con una semplice diminuzione di velocità di salita del terreno. In parallelo, la popolazione dei Campi Flegrei continua a fare i conti con criticità quotidiane, non solo geologiche, ma anche di ordine pratico e infrastrutturale. Dopo una settimana di piogge intense, alcune strade principali risultano gravemente danneggiate, con cantieri aperti già da giorni e deviazioni che stanno destabilizzando il traffico a Pozzuoli e Napoli.
È un esempio lampante di come, in una zona di così alta criticità, la manutenzione infrastrutturale e i percorsi di fuga dovrebbero essere ottimizzati da tempo per garantire accessibilità anche in caso di emergenza. Eppure, proprio la lentezza nella gestione di questi sistemi di emergenza è evidenziata anche da recenti articoli di cronaca che mettono in luce ritardi e difficoltà operative nelle zone più vulnerabili. Vogliamo ribadirlo con chiarezza. Il nostro lavoro su Solfatara News non è quello di allarmare senza dati, né di creare narrazioni sensazionalistiche basate su presunti magnetismi terrestri, fasi lunari o altri fattori non scientifici. Le previsioni di fenomeni geologici non si fanno con la luna piena o con parole da film, ma con misurazioni reali, dati strumentali e video raccolti sul campo ogni giorno. Invitiamo tutti voi a diffidare di canali TikTok o social che cercano di spettacolarizzare la situazione con messaggi privi di fondamento scientifico. La popolazione dei Campi Flegrei ha bisogno di informazioni reali, chiare e basate su dati, non di sensazionalismi. A chi ci segue ogni giorno, ricordiamo che la nostra priorità è fornire aggiornamenti sinceri, senza allarmismi infondati, ma con responsabilità. Monitoriamo con strumenti professionali, osserviamo con attenzione i grafici e i trend e vi riportiamo ciò che vediamo, senza filtri. E per chi ci offende, minaccia o sminuisce il nostro impegno con parole aggressive, la risposta la troviamo nel nostro lavoro quotidiano. La conoscenza batte l'ignoranza, il dato batte la paura. Continuate a seguirci su YouTube, TikTok e nei nostri gruppi, dove ogni giorno riportiamo immagini, osservazioni e dati dal campo. La comunità dei Campi Flegrei merita un'informazione solida, lucida e utile. Grazie di cuore per essere con noi e ci vediamo nel prossimo aggiornamento.